10 euro quando ti capitano false. Cioè, nel senso, quelle che servono per andare a mangiare, a fare la spesa, e quelle che te le ritornano indietro perché la spesa non la puoi fare. La musica in maniera grezza. Stiamo parlando di fantascienza pura. Cioè, hai capito chi c'è qua? Cioè, ma non so se mi spiego. Non c'è neanche la presentazione qua. Siamo a cospetto di un luminare della batteria. Per suonare serve ispirazione. Serve il momento giusto. Essere perfetti con se stessi e lo strumento. Esiste educazione musicale in Italia? No. Com'è il pubblico italiano ai concerti? Triste. Qual è la musica più apprezzata in Italia? Rock per costipati. C'è relazione tra muovere il corpo e suonare? Certo, mi ricordo il videoclip di Electric Band dove c'erano i ballerini su Gota Match, quindi stiamo parlando di un brano pazzesco. Ah no. E l'unica cosa che mi viene in mente come ricordo importante dell'abbinamento ballo-musica. Qual è il consiglio migliore per affrontare un'audizione? La maggior parte delle volte l'emozione serve con una giusta concentrazione serve per avere l'adrenalina giusta e affrontare bene le cose. E essere troppo sicuri tendi a non rendere il giusto che serve per far capire le cose, e essere impacciati ti fai una figura di me, quindi ci vuole la giusta emozione con la giusta concentrazione. Yeah! Quando è che suoni meglio? Quando sono solo. Si può imparare a suonare dai tutorial su YouTube? Direi di no. Si può interpretare un punto di vista, ci vuole il callo nel capire tra l'ascolto dei dischi, il video, il live, la vera dimensione per imparare a suonare praticamente. I talent danno qualcosa alla musica? Questo è un discorso che non mi appartiene perché sono un eremita, cioè, quindi comunque non me ne frega un cazzo. Guardo neanche più la televisione. Qual è il miglior modo per studiare musica? Ogni persona ha un colore e una distinzione artistica. Poi esiste l'ascolto, come creare una propria personalità, esiste la storia che ti porta a visualizzare il tuo obiettivo rispetto a quello che è già esistito. È importante il confronto con i capiscuola. Dopo che faccio il nome di Frank Zappa, Bach e Keith Jarrett, abbiamo vinto, no? È importante saper improvvisare. Importantissimo, però non è da tutti. L'aspetto più importante al primo evento di un tuo progetto? Al contenuto musicale. Poi bisogna anche un po' parlare col pubblico, la scenografia. Importantissima la preparazione musicale. Una persona in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto, dal più semplice, dal pop dell'ignorante alla musica d'avanguardia più assolutamente incredibile, deve essere sempre perfetto. È importante essere umili? Ni. Dipende dalla personalità. L'umiltà è relativa rispetto anche alla situazione del contesto in cui stai suonando. Molti direttori d'orchestra, essendo stronzi, riescono anche a gestire meglio certe cose. Quindi preferisco pensare a volte che l'umiltà non ha senso, non serve. Come gestisci un tuo errore sul palco? Facendone un altro simile subito dopo e poi andando verso la perfezione. C'è più ansia o più gioia prima di salire su un palco importante? Sempre felicità. C'è solo gioia? C'è solo gioia. Fantastico. Il difetto del 90% dei live che vedi? Poca musica. Quando suoni, che importanza dai alle pause? La pausa si fa quando si è stanchi, quando incominci a arrivare l'acido lattico, che dopo che ti sei sparato un tot di battute di sestina a 140 bpm, Ovviamente. hai male alle articolazioni, allora ti fermi, fai la pausa. Cosa fai quando suoni con qualcuno che fa tante note? Può capitare che suoni con qualcuno che fa tante note. Lo so, farne più di te è già un casino, allora, però dipende dal contesto. Ci sono situazioni stai improvvisando. In un bridge dove un pianista sta tirando fuori un mood di interpretazione di tante note, quindi cerchi di creare una situazione dove li vai insieme. Dipende, se quelle note si sposano bene con la tua intenzione viene fuori la giusta perfezione. Se invece quelle note sono suonate male con delle idee, con dei concetti brutti, verrà tutta una merda. Ti sei sempre sentito musicista? No.
sentirsi solo artisti, solo musicisti nella vita si è incompleti nell'assoluta importanza dell'artista stesso. L'artista deve essere un po' di tutte le cose della vita. Hai mai vissuto momenti mistici sul palco? A volte attribuisco un certo tipo di adrenalina concentrativa a un'ispirazione divina. Non penso che il concetto dell'essere umano sia egoisticamente gestito dal proprio io di carne ed ossa. Ci sono delle energie esterne che gestiscono l'aiuto a ragionare, a respirare. Quindi ti è già capitato? Sì, mi è capitato in un live nel 1999 a un concorso insieme a Ivan Bridon, pianista di Nacho Hernandez. Sì. C'era un momento di un solo di piano, praticamente, dove io ero ancora un po' immaturo e non capivo la sua intenzione di sincopi, però è successo che con la casualità e l'emozione che non dovevo fare brutta figura perché dovevo capire il suo interplay, ho azzeccato quello che era il momento delle sue tante note. Quindi ritorniamo al discorso. Sì, esatto. Se uno suona tante note, come si trova? Lì certo. È una cosa bella perché casualmente Dio mi ha messo la mano in testa e ho tirato fuori, ma ancora non avevo il controllo, la maturità che ho adesso a 40 anni. Beh, no, è chiaro, però quando hai azzeccato quella roba sei andato da un'altra parte. Esatto, non attribuisco a un controllo sistematico, egoistico della persona che riesce a fare le cose, esatto. perché da solo è Dio. Ci sono delle concettualità energetiche esterne che possono aiutare al sincronismo globale. Ah, tutto figo, però sorridi qualche volta, che cazzo. Ma sì, scusa, io sono un po'... A volte quando si parla di Dio, poi ragazzi, bisogna cercare di ridere poco. Poco, si ride qualche volta. Qualche volta. Vuoi sempre tutto sotto controllo sul palco o ti piace lasciare qualcosa alla casualità? È bello il chissà cosa succede, è bello. Io penso che sia tutto già successo, cioè il concetto del tempo, della casualità, dell'improvvisazione, secondo il mio punto di vista, non è realmente una prova. Cioè la parola improvvisazione, secondo me, è una parola che ha inventato l'uomo per dire il momento dell'istinto e della casualità. Sì. Però in realtà, secondo me, è già tutto successo. Anche se faccio così, è già successo, doveva capitare. Il battito di mani. Cioè questo è il mio concetto quantico del discorso. Sono perfettamente d'accordo. Suoni col cuore o con la testa? Tutte e due. Scegli i progetti o basta che paghino? No, io a volte suono anche con della gente scarsa che mi dà emozione. Mi dà emozione anche la persona che non è pazzesco. Cioè mi piace anche suonare con l'ignorante perché mi piace vivere la musica in maniera grezza anche. Quando suoni particolarmente bene, chi ti senti di ringraziare? Queste sono cose intime, cioè... Prima di tutto, vabbè, devo dire grazie a qualcuno veramente che sono riuscito ancora a godere di queste emozioni musicali a 40 anni, devo dire forse una cosa un po' retorica, mamma e papà, no? Nell'insieme delle cose ritorniamo al discorso del soprannaturale, quindi penso che ci sia un'energia che, noi usiamo la parola Dio, poi che può si chiamare Allah, però credo che ci sia un discorso del tutto, che gestisce il tutto. Servono a qualcosa i concorsi di musica? Il concorso dovrebbe essere perfetto, però la maggior parte dei concorsi e di quelli che sono i talent o dove c'è comunque della gente importante che giudica spesso, come Sanremo, come una serie di altre manifestazioni, non c'è più la realtà. Cioè se uno veramente spacca i culi e è bravo, paradossalmente a volte non arriva neanche tra i primi tre, parlando di classifiche. Sì. Esistono posture corrette o ognuno suona un po' come vuole? Esiste qualcosa di meglio di suonare? A pari merito, mangiare e fare l'amore. A che serve il titolo di studio musicale? Non ho titoli di studio musicale, tra l'altro per il mio percorso non ho neanche studiato nero su bianco, cioè il trascrivere, che anche se è importantissimo, io l'ho fatto più che altro perché volevo buttarmi in una dimensione di scoprire delle cose partendo dall'istinto e non dai metodi che a volte ti portano in strade sbagliate. Però comunque è importante trascrivere anche solo le proprie cose. Cioè Zappa era un trascrittore pazzesco perché inventava e si segnava quello che faceva, quindi non dico che è sbagliato, però secondo me diplomarsi al conservatorio non è veramente una necessità pazzesca. Quanta pazienza serve per diventare musicista? Un'infinità, bisogna studiare tantissimo, bisogna avere controllo anche delle insoddisfazioni. Ti dicono dai, suonaci qualcosa, cosa fai?
Essendo uno strumento a percussione, il mio, posso farli uno dei miei ostinati con i 3 colpi con una vuoto, perché alla fine c'è un concetto anche polimetrico, di voci che si contrastano, quindi non un solo prettamente senza voci che si muovono. Mi piace il concetto della polimetria a 135 bpm, perché da freddo funziona in sestina con la velocità. Proporrei quello lì. Il tuo segreto per improvvisare? Bisogna essere ispirati per improvvisare veramente bene, perché alle volte succede che la sincronia dei movimenti rispetto al comando del cervello, se non sei ispirato, ti fa suonare cazzate. E poi è relativo dire sbaglio, errore, la cosa brutta meno brutta, perché è soggettivo il concetto dell'interpretazione. Però è vero che ci sono delle performance più belle pari passo con la giusta concentrazione, e delle performance dove non ti va più neanche di riascoltarle perché sai che i contenuti non sono perfetti. Ma quindi il tuo segreto per improvvisare è essere ispirati? Perfetto. Cosa trasforma un'esecuzione in arte? I contenuti. A parità di contenuti? Ci deve essere un compromesso tra contenuti, ispirazione e energia giusta per creare il connubio tra le due cose. Ha spartito appunti o a memoria? Vabbè, fatta a te sta domanda. C'è il momento in cui uno si studia il brano. Vabbè, però gli appunti però te li prendi a volte. Sì, alle volte sì, però tendo a far funzionare tanto la testa, cioè il concetto della memoria è importantissimo secondo me. Poi dipende sempre se ti ricordi le cose. È chiaro. Come ti comporti con un fan particolarmente loquace? Una disponibilità assoluta, perché mi piace comunque essere una persona disponibile. Poi se trovi la persona logorroica, naturalmente gli dici di smetterla. Il tuo mestiere ha una funzione nella società? Io penso che la musica sia l'unico collegamento con l'energia più assoluta che gestisce le cose. È una comunicazione. Allora la Chiesa vuole parlare delle preghiere, il Padre Nostro e l'Ave Maria per ricordare Dio, ma secondo me il Bach, Mozart sono le vere preghiere. Se mi spieghi. Preferisci essere originale o autentico? Non so, forse è un parallelismo similare, no? Quando sei autentico puoi fare anche una cosa già fatta, ma quello è quello che ti rispecchia in quel momento. Essere originale vuol dire fare qualcosa che non è stato mai fatto. Di sicuro la mia arte è originale, però autentico vuol dire anche essere innovativi. Faccio l'esempio delle 10 euro quando ti capitano false e quando vedi le 10 euro che sono autentiche, no? Cioè, nel senso, quelle che servono per andare a mangiare, a fare la spesa, e quelle che te le ritornano indietro perché la spesa non la puoi fare. Non la puoi fare, ok. Se io dico che esiste solo un me stesso che è autentico e poi esiste una copia di me stesso, non potrebbe mai fare musica come me. È la copia di me stesso. È chiaro. Quello è l'esempio dell'autenticità. Dov'è la tua attenzione quando suoni? A volte non penso al contenuto musicale perché oggi mi sono talmente preparato, guardo un albero che c'è magari fuori, guardo una chiesa, non sto lì a pensare più a quello che devo fare, perché quando salgo su un palco o su qualsiasi situazione live sono talmente preparato che non me ne frega più un cazzo di pensare a quello che sto facendo. Cos'è la musica in una parola? Tutto. Conoscere la musica o conoscere se stessi? I contenuti della mia intervista stasera potrebbero essere interessanti se suonassi bene, di merda se fossi un musicista di merda. Quindi comunque quando uno parla e ragiona, se suona bene, parla e ragiona bene, se uno suona come un principiante, ragionerà da principiante. Sì, ma conoscere la musica o conoscere se stessi? Quando conosco me stesso, conosco anche il prodotto musicale che faccio. Un secondo lavoro aiuta la professione di musicista? Certo, è importante fare altro. Questo l'ho seguito anche in un tuo documentario che parlavi del lavoro part-time per un artista. Pensavo come te in quel senso lì, l'avevo visto quel video. Cosa bevi prima di suonare? Non fumo, non bevo rarissimamente, cioè qualche volta mi capita di bere preparato al 50%, magari in una sostituzione, che allora mi bevo un mojito per distrarmi un po'. Sai dialogare con i tuoi colleghi o sei un orso? No, è importante la comunicazione, perché in una band ci deve essere la comunicazione, poi è difficile comunque far combaciare più teste. Vale la pena collaborare con non professionisti?
A volte mi piace suonare anche con della gente scarsa musicalmente che non è professionista, perché paradossalmente fai musica in maniera diretta e più esplicita, più sbrigativa, anche con gente che non ha tutta questa esperienza da super professionista. Ti senti artista? Sì. Cos'è per te avere presenza sul palco? Se Brad Pitt avesse una chitarra, arriveremo a livelli di Jimi Hendrix. Come superi l'obiezione quanta gente porti? È una teoria ridicola. Ah, fai il musicista, ma di lavoro vero? Ho già sentito questa teoria in qualche tuo documentario. Mi viene da ridere. L'aspetto più importante nella preparazione di un concerto. Assoluta concentrazione. Senso del ritmo, ci si nasce o si può imparare? Ci si nasce, non si può imparare. Sopravvivi se devi improvvisare? Sono spiazzato da sta roba, non riesco... Sì, un Einstein delle domande. Adoro improvvisare, quindi sopravvivo. Ti registri quando studi? Una volta, adesso un po' meno, ma è importantissimo. Il tuo album della vita, dove lo registri? Immagina Production. Minchia, lo sapevo che lo dicevi! Un passaggio non ti viene. Qual è il tuo trucchetto in vista di un live? Non farlo. Un bel suono o il tuo suono? Il mio suono. Come arrivi al cuore del pubblico? Facendoli anche un po' ridere qualche volta. Un momento che musicalmente pensavi di non farcela. Suonare coi cubani. Con Dani Noel e Ivan Bridon sostituendo Rachel Negro. Stiamo parlando di fantascienza pura. Nello stesso disco non sono quei parametri di Orazio, quindi non ho realmente il sangue cubano, quindi arrivando da molto più lontano geograficamente ho dovuto interpretare una situazione musicale all'inizio addirittura facendomi delle figure di me. Sul palco sei te stesso o reciti? Me stesso. Il momento peggiore dove l'emotività ti ha tirato un brutto scherzo. Concorso BIA, i batteristi indetto da Walter Martino, che era il batterista della famosa colonna sonora di Profondo Rosso, di Goblin quindi. E io avevo 18 anni e c'era la finale praticamente che vinsi questo concorso nazionale e me la feci sotto proprio perché dovevo suonare con Alfredo Pasciò al basso, che era il bassista di Pino Daniele. Erano musicisti pazzeschi messi lì, il chitarrista non mi ricordo come si chiama, c'era da suonare vari brani, c'era Spain, c'era The Chicken e un altro brano che non mi ricordo e io lì ero stra emozionato, poi feci bella figura ma ragazzi mi tremavano le gambe. La tua vocazione, concerti o lezioni? Tutte e due. Ma se dovessi scegliere qual è quello che rappresenta più te stesso? Concerti. Tu sei qualcosa di indefinibile. Cioè che cosa fai? Fai il batterista, fai il turnista, no, fai un'altra cosa, tu fai un'altra roba. Tu ricerchi, per me sei un ricercatore. Sai quelli che ricercano, no? Grazie. Quelli che stanno nell'ombra, quelli che non si vedono quasi mai, quelli che stanno con le provette lì a cercare la formula giusta. Ecco, per me tu sei quello. Se Brad Pitt avesse una chitarra, arriveremo a livelli di Jimi Hendrix.